House of Boys abbiamo qui il piacere di avere il regista Jean-Claude Schlim. Jean-Claude viene da Lussemburgo. Questo è il suo primo lungometraggio, lavora da anni nell'industria cinematografica, è laureato in cinema alla scuola di Parigi, ma ha sempre lavorato come produttore esecutivo. È da sempre attivista nel campo contro l'AIDS. Nel 2002 ha ricevuto l'onorificenza di Cavaliere di Sua Maestà il Granduca di Lussemburgo per il suo impegno. È un attivo volontario di Stop AIDS Now ed è anche membro del National AIDS Committee del Lussemburgo. Just a few words to introduce us, House of Boys. Thanks. Anche io avevo una versione lunga, questa sera vediamo la versione un po' corta. Mi dispiace, ma il mio italiano non è molto bene. Comunque sono molto contento di essere qui questa sera, è una responsabilità e spero che posso parlare in inglese un po'. I will try to keep it short. AIDS is a very complex subject. Over 25 million people died. Some 40 million people live with the disease around the world. We are entering now the third decade, and I think Fabrizio wants to translate a little bit. Yes, please. Otherwise I forget everything. Posso anche provare in italiano? No, penso che siamo entrati in una fase di, si chiama in inglese AIDS fatigue, che è difficile a parlare di questa malattia perché è già là fra 30 anni. Ma ogni anno, no, I have to speak in English, sorry. Every year, young generations, young gay generations get infected again. And I think it's our duty, it's our responsibility, festivals, media, filmmakers, artists. AIDS has a very historical background in artists being associated in this fight. I never wanted to become a director. I had to do a movie about AIDS. I am involved in the fight of AIDS. This is my very first movie, it might be the last, but maybe this small contribution will help. I want to dedicate this film to all the people living with the virus, some 40 million around the world. These people cannot even speak about their disease to their friends, to their family, in fear of rejection, in fear of stigmatization. There is a certain xenophobia coming up in our society. We have to fight against this. We have to rethink as well prevention structures for our young generations. It's our responsibility. We can all do something about it. So I want to thank the Queer Florence Film Festival for inviting me tonight. Questo deve essere un suo contributo personale, il suo primo lungometraggio, probabilmente sarà anche l'ultimo, ma si sentiva in dovere di farlo. Esistono tantissime persone, circa 40 milioni, malate di AIDS, bisogna dar voce a queste persone che vivono cronicamente con una malattia che è con noi da 30 anni e di cui oggi si fa fatica a parlare, la si dà come un dato di fatto acquisito, sta lì, ma nessuno sembra più avere voglia, intenzione di affrontare il problema, di ripensare le strategie di comunicazione, le strategie di prevenzione e di educazione. E i giovani gay soprattutto stanno ricominciando a ammalarsi, soprattutto negli Stati Uniti, Canada e Nord Europa, a tassi preoccupanti. Quindi questo vuole essere il suo contributo. Tutti abbiamo una responsabilità in questo, particolarmente gli artisti, i registi, perché l'AIDS è
è anche una malattia storica, che ha una grande storia. Intorno alla malattia è stato fatto moltissimo lavoro ed è ora di ripensare a come riutilizzarlo per dare nuova forza alla battaglia contro l'AIDS. Ci ringrazio per averlo invitato questa sera e noi ringraziamo te. Grazie. And a last word to the Italian government. There are a lot of European countries who are thinking about reducing their promises to the AIDS Global Fund, including Italy. And I think this is really not the right moment. Yes, it is a political disease. We have to keep fighting on all levels. And I saw a wonderful documentary this afternoon at the festival. Unfortunately, there were only like a couple of people here. And it reminded me how important this political, how important this global fight of all of us was during the history of AIDS. And it needs to continue. We cannot just stand there because it is one of the most global disasters in our history, and we have a duty. Così voleva dedicare qualche parola al governo italiano. Forse avete letto o lo sapete di già che negli ultimi 2 anni l'Italia non ha più versato un contributo al Fondo Mondiale contro l'AIDS, che quest'anno è stato addirittura cancellato, e quindi sostiene giustamente Jean-Claude che è proprio il momento sbagliato per farlo. Ha visto un documentario molto bello che questo pomeriggio, peccato eravamo pochissimi in sala, e anche questo dà parecchio da pensare, e questo documentario mi ha fatto venire in mente, come dicevamo già prima, quanto sia politica questa malattia, quanto politica debba essere l'azione di contrasto, e quanto necessariamente oggi, come ci ricordava anche il documentario precedente, l'azione debba essere globale. Buonasera. Come sempre Jean-Claude sarà con noi dopo la proiezione per rispondere alle vostre domande. Buona visione. Grazie a lei. Bravo. Fabrizio. Jean-Claude Schlim. Che non è facile, ma ci farebbe molto piacere avere qualche domanda, qualche commento, qualche considerazione da condividere con il regista. So I start to read the eyes. Nel documentario che abbiamo visto questo pomeriggio, mentre ho visto quest'afternoon statement, c'è un'affermazione da parte di un attivista, an activist, a young black woman, una giovane donna di colore, che dice che uno dei problemi oggi per affrontare l'AIDS e nello sviluppare nuove strategie è recuperare la memoria visiva, to rescue visual memory of what AIDS is. Yes, I think it's a very important issue in terms of, for me, House of Boys is as well like an homage to a disease. It's very strange. I wanted to, it's overloaded with emotions. It's an homage to a lot of artists who died of AIDS. Our generation has been marked by visual images that you saw tonight. These images helped us to connect the equation AIDS equals death, AIDS equals something terrible. It really marked us. I have the impression that generations nowadays, it's such an abstract disease. It doesn't have this awful face anymore. We need to know history, because I think
even all these people that were fighting, all these doctors that you see. When I was doing research, I met these doctors and they said, like, yes, we were there, we didn't have any chance, we couldn't do anything. All we could do is holding hands. People were dying within months. Political responsibilities. There's a lot of history, politics connected with this disease, and I think we should not forget this. We have to look forward, of course, and my end sentence in the movie is the sentence that I want to say tonight. The fight is far from being over, really far from being over. Whoever thinks that that this disease is over is wrong, really wrong. So we have to find new ways, new structures to get to the young generations, because nowadays getting infected is, I think it's stupid, but we have to find new ways. And it's a duty as well of political people and of us all. Innanzitutto ha detto che, anche se può sembrare strano, il suo film vuole essere un omaggio alla malattia, un omaggio all'AIDS. È un film, come avete visto, denso, molto ricco di emozioni, è un tributo a tanti artisti, a tante persone che sono morti di AIDS. Ed è vero quello che si diceva in quel documentario, che si è persa la consapevolezza di quello che cos'è l'AIDS, del dramma che rappresenta. Per la nostra generazione, per chi ha visto la gente ammalarsi, i propri amici morire, l'equazione AIDS-morte era immediata, si conosceva qual era la vera faccia della malattia. Oggi i giovani non hanno più gli elementi per fare questa associazione di idee. L'AIDS è diventato un qualche cosa di astratto che non li riguarda. E attraverso questo film voleva proprio ritirare fuori questa memoria del passato, perché se è vero, come dice alla fine, che la lotta contro l'AIDS è lontana dall'essere vinta, è solo attraverso la consapevolezza di quello che davvero l'AIDS è stata ed è ancora oggi che si può andare avanti e pensare a nuove strategie, ed è un dovere preciso dei politici farsene carico. Yeah, I think my movie is a very emotional and naive approach, but I think it is a disease that needs an emotional approach. Far from being a masterpiece, I would say if I prevent anybody from getting this disease, it was worth doing it. And Bill Clinton once said a very nice sentence. He said, we can all do something about it, so please do it. Sì, ha detto che il suo approccio può essere anche un po' naif, un po' semplice e sicuramente molto, molto emotivo, e che il film è sicuramente ben lungi da essere un capolavoro, ma questo non gli interessa. Il suo scopo è quello che se anche una sola persona vedendo il film si renda conto che cos'è l'AIDS, allora è valso la pena farlo. E ricordavo una frase detta da Clinton quando era presidente, che è molto difficile, ma tutti noi possiamo fare qualche cosa, e quindi fatela. So no reactions from the Italian public. Una reazione dal pubblico italiano? No, io volevo sapere che distribuzione c'è stata. Io volevo sapere che l'argomento è molto tosto, anche nel film c'è l'agonia proprio di questo ragazzo. Che tipo di distribuzione c'è stata a livello europeo o mondiale? Difficile. Il film è uscito a Lussemburgo l'anno scorso, ha vinto il prezzo dal migliore film, uscì domani in Germania con 15 come si dice, copie. Aspettiamo. I think even the public
doesn't want to see movies about AIDS anymore. So I'm kind of proud of all the people who came tonight, but it's very difficult, even with gay distribution or whatever. Everybody says, like, we don't want to see a movie about AIDS. And I think the gay community should be very ashamed of such statements, because we have a responsibility. Si dice, è difficilissimo, è difficile anche trovare non solo il distributore, ma anche un pubblico che lo voglia vedere, soprattutto un pubblico gay che lo voglia vedere. La gente sembra essere stufa, stanca e non più interessata a prendere consapevolezza di quello che è l'AIDS. That's why I try to put lots of sex before the agony. No, I think it's important because it was a very historic moment in the 80s. We were young. We had like sexual liberation, everything was like really so nice, so easy, and then this thing fell upon us, and it was I think it was a very emotional moment, and I think that is something that nowadays is missing to make an awareness, so we have to find new ways of getting to new generations, because people still get infected, and so it's our duty to think ahead of what we can do, how we approach it. It's not only about condoms, it's finding new ways of speaking about sexuality. And yes, so Bill Clinton, again, like Kofi Annan said, talk about it. So we should not drop the subject and not only talk about it on World International AIDS Day, because AIDS Day is every day. Dunque, ci tiene a sottolineare il fatto che non è un caso che abbia messo molte scene di sesso, o comunque abbia dedicato buona parte del film a ricostruire quella che era l'atmosfera degli anni '80, in cui alla fine della rivoluzione sessuale la nostra generazione aveva raggiunto una serie di vittorie, comunque era completamente calata anche lo stile di vita. Poi è arrivata questa cosa e inizialmente è stata vissuta veramente a livello, sulla pelle delle persone, a livello molto emotivo. E come diceva nuovamente Bill Clinton e Kofi Annan, bisogna continuare a parlarne, così come è stato fatto nei primi tempi, non bisogna ignorarlo, e ci tiene a sottolineare che la strategia non può essere solo l'uso del preservativo, ma bisogna proprio inventare nuove strategie per affrontare la questione della sessualità sostanzialmente. Se ne è parlato anche oggi pomeriggio a lungo nei documentari che hanno preceduto il film. Il film dà veramente la sensazione che sia una storia che rimane, diciamo, pura di quel periodo, cioè, nonostante siamo nel 2010, sembrava davvero che questo film fosse stato girato invece 15 o 20 anni fa, quindi un complimento perché è rimasto, diciamo, pulito, non ha avuto queste contaminazioni sulla questione contemporanea. Sì, mi dispiace che l'Italia purtroppo si distingue sempre per i suoi disastri, cioè non dare più finanziamenti per combattere la malattia, e allo stesso tempo quasi hanno abbandonato la pubblicità contro l'AIDS sulle televisioni, sui giornali, sulle radio, insomma c'è veramente pochissimo in giro, quindi purtroppo la malattia continua a diffondersi. Non soltanto l'Italia, volevo dire che noi tutti possiamo fare qualcosa, è una collaborazione della politica, delle gente, delle associazioni, del festival, possiamo tutti fare qualcosa. Io non vedo, non è i miei occhiali, che generazione siete, ma possiamo trasmettere anche una storia di una malattia. I don't have to translate in English, I think. So it's not only a problem of Italy. I think AIDS has such a long background of
political failures, big political failures. So what we are going through now, I think it's just like keeping it alive, talking about it on a day-to-day basis. Sì, quello che Jean-Claude ci deve sottolineare è che non è solo l'Italia, è tutta la politica che non fa assolutamente niente. Però crede che le associazioni, i festival, tutti noi possiamo giocare un ruolo semplicemente parlandone tutti i giorni. L'AIDS ha una ricchissima storia dal punto di vista non solo di fatti, ma proprio anche di iconografia, di tutto quello che nel bene e nel male ha messo in moto. Ecco, il nostro compito di ciascuno di noi è proprio quello di tirarlo fuori, utilizzarlo, parlarlo tutti i giorni. Sì, volevo aggiungere quello che stamattina pensavo su un post su Facebook, che in realtà pensavo alle origini. Cioè questa malattia in realtà, come sappiamo, pare che sia scappata fuori dai laboratori militari americani e ad oggi comunque la conseguenza è che l'Africa è il continente più colpito, dove non si sta facendo assolutamente niente per combattere. I farmaci costano, proprio oggi si parlava di questi brevetti che vengono contestati dalle aziende che sono in India, che riescono a produrre dei farmaci che sono addirittura più efficaci di quelli prodotti nell'Occidente, e qui ci sono queste grosse aziende farmaceutiche che sono la mafia, veramente la malavita, che tentano in tutti i modi di impedire che questi farmaci vengano prodotti a basso costo per ovviamente trarne maggiori profitti. E questi veramente, cioè se si dovesse fare qualcosa, io veramente andrei da questi capoccioni a tagliargli la gola. Scusate la violenza, ma a un certo punto a tutto c'è un limite. Grazie. It is true what he said, like the pharma industry had big responsibility of millions of people who died, especially on the African continent, because medication is available, and instead of making generics available to this country, millions of people died and are still dying. I think there are whole economies in Africa that are completely collapsed because there are generations missing. But I don't think that we should think that we are not concerned. It's not an African disease. In the 90s, we were fighting to make the heterosexual community aware of it's not a gay disease. That it's not an African disease. It's a worldwide disaster. And we have to really fight on many, many, many levels. And I think that's the only thing that we should be aware of on a day-to-day basis. We can all help fighting this disease. And maybe one day, nowadays I think it's very important that people should get AIDS tested, because mostly infections come from people who have AIDS and don't even know it. People with treatment are less dangerous, so there are chances to reduce the infections, but we should not be afraid. We should get tested. We should, especially how can the gay community get high numbers in infections? That's something which I don't understand. So really, in that sense, I think we have to awake now. Dunque sì, chiaramente le grandi industrie farmaceutiche hanno un'enorme responsabilità, soprattutto nel terzo mondo, quindi in Africa, perché le cure ci sono e il problema è nel rendere i brevetti accessibili a distribuire i farmaci alla popolazione. Però non dobbiamo dimenticare che l'AIDS non è una malattia degli africani, non è una malattia dei poveri, è
abbiamo passato gli anni 90 a convincere il mondo che l'AIDS non fosse una malattia dei gay, degli omosessuali, ma anche degli eterosessuali, e così come oggi dobbiamo convincerci tutti che non è una malattia degli africani o dei poveri, ma è un disastro globale e che dobbiamo ricominciare sostanzialmente, e il mezzo per farlo è fare il test, cioè rientrare di nuovo in quest'ottica. La maggior parte delle persone a cui viene diagnosticata la malattia oggi non sono diagnosi di sieropositività, ma di AIDS conclamata. Il 60% delle persone è in età avanzata, la media del contagio, almeno in Italia, per le donne di 35, per gli uomini di 42 anni, e arrivano alla diagnosi già malati, senza saperlo. Quindi il test è importantissimo. Ma un altro messaggio dal mio film: non abbiamo paura, il sesso è bello e la festa è bella. E dove possiamo uscire? A Firenze? C'è niente. Poco? Qualcuno? No. No, volevo chiedere un'altra cosa sul film. Tu hai fatto una piccola parte nel film. No, io non lo dico perché no, voglio che lo dica lui. But not because I wanted, but it was a very difficult scene with my actors, and I really was demanding a lot of them, and I didn't want to cast another actor just to sit around. So, but it was difficult as well for me, because when my mother saw the film, it was yeah. Sì, tu hai fatto una piccola parte nel film, non so se l'hai riconosciuto, era Biancaneve, quindi loro il festino a base di cocaina durante il quale poi Jack collassa. E l'ha fatta non perché volesse farla, ma più o meno perché era una scena abbastanza difficile, lui richiedeva molto ai suoi attori e non c'erano le risorse per trovarne un altro, non è stato facile neanche per lui, soprattutto quando la madre ha visto il film. I always said to my mother, it's just a part. Huh? Diceva sempre la mamma, è solo una parte. Comunque chiedeva, prima avete capito, diceva comunque un altro messaggio del suo film è che il sesso è bello, la sessualità è bella, fare festa insieme, si chiedeva dov'è che si va a fare festa a Firenze. Perché ha scelto di non parlare di condom? Why didn't you ever mention condom in your film? What? Didn't you mention the condoms in your stage? No, because my job as an artist is not to make prevention. I think that's the job of associations. What I wanted to do is just like create an emotion, and the audience goes out, get figures at the end, and I think the emotion is more important. The message about condoms. Otherwise, I would do clips for the Ministry of Health, and that would have taken me 2 months of my life. This took me like 6 or 7 years, so it was a little bit more difficult. I think we have to go beyond the message of just condoms. Because I think AIDS is a disease connected with sexuality, so we have to speak about sexuality. And I think a message as well in House of Boys, it was nice sexuality in the 80s. It should not be stopped. People should still be able to have their normal sexuality. It's not my job to speak about condoms. If you want, I can show you. I brought some. Yes, we know. Everybody knows, but still the infections go up. So in my naive approach as an artist, I just wanted to create some cinema emotions. Sì, diciamo, il suo scopo non era tanto quello di fare una campagna di sensibilizzazione sull'utilizzo del preservativo, che lo lascia fare ai politici. Ci sarebbe voluti a lui 2 mesi di lavoro invece di 7 anni, che è il tempo che ci è voluto per fare questo film, e preferiva utilizzare il registro delle emozioni piuttosto che lanciare un messaggio di consapevolezza. La sessualità è bella ed è di questo che bisogna parlare. No, volevo ringraziare per questo film bellissimo che mi ha fatto veramente commuovere.
l'urlo finale all'Angelopoulos è eccezionale, quello sul prato in cui il ragazzo urla dopo la morte. Però ecco quello che volevo dire per ringraziarla, che più che un film sull'AIDS, mi sembra un film sulla vita e sull'amore. Cioè trattato con una leggerezza, con una sobrietà, con un'eleganza, che dico che l'AIDS ci sta, perché è il tema, però poteva anche non esserci ed essere un gran, bel, meraviglioso film. Grazie. Grazie. No, I understood. Thanks, it's a nice compliment. Normally this compliment comes from women. When the film was released in Luxembourg, there were so many women who came to me and said, like, what a wonderful love story. I didn't even care if it was two guys. So I think, yes, it's about coming out as well. It's about being proud of what you are. And I think it's as well about love, about caring for each other. I like very much as well this community of people at the end that stand next to each other. I lost my friend of 8, and I must say a lot of his friends couldn't even cope with the situation, couldn't even be there just to hold his hand, and I thought that was very shocking. So I think going beyond love, it's as well friendship and caring about other human beings, not just being egoistic. I do not think that I made this film out of egoistic purposes for my fame. I think I tried to transmit some human feelings, and I'm quite happy about your compliment. Sei molto contento del suo complimento, in effetti è assolutamente d'accordo con lei. Diceva che quando il film è stato visto la prima a Lussemburgo ha ricevuto moltissimi complimenti di questo genere, soprattutto dal pubblico femminile, che vedevano nel film la storia d'amore. E lui diceva sì, è vero, è una storia d'amore e anche una storia di amicizia, una storia su prendersi cura, è una storia sul costruire una comunità di affetti e di relazione intorno a questa tragedia, e che gli ha ricordato quello che ha vissuto. Ha visto i suoi amici morire, ha visto com'era difficile non poter fare altro che tenergli la mano in quei tempi. Dove sono i miei amici francesi? Sono partiti? No. Va bene? Avete altre domande, curiosità? I have a question about the music. Did you select every single piece, or did you get any support, help? I mean, the 80s was just amazing for us in terms of that. Advantage of the movie, I had a very long preparation because the financing was taking so much time. We didn't have so much money, and nowadays when you have like a famous song in a movie, it's really so expensive. And I said to my assistant, no, this is like something coming from the heart, and I want everybody to be with us, not for commercial purposes. Advantage of the 80s, I made a list for her, and I said, if somebody says no, I will make a new list and I will put more music on it. And we paid so small fees for the music, and once it's rolling, you have like, and I think it's important because musicians have a responsibility as well. And there are some gay songs like Sebastian by Steve Harley, Jimmy Somerville, which were very important for me when I was young, because it was my culture, it was gay culture, and you don't have to go necessarily always the route of commercial following. Just show your passion to people, and ones who want to follow will follow. Sì, dunque, la domanda che avevo fatto riguardava la musica, che è così importante in questo film, per ricostruire gli anni '80, e se l'avessi scelta lui. La risposta è sì, l'ho scelta io, avevo avuto moltissimo tempo perché ci sono voluti diversi anni per mettere insieme le risorse economiche per la realizzazione del film,
però non voleva assolutamente pagare per la musica. Gli anni 80 erano talmente ricchi che se qualcuno nella sua lista avesse rifiutato perché chiedeva troppo, lui l'avrebbe semplicemente reprimato, avrebbe fatto un'altra lista e così è stato. Ed è molto importante per lui la musica, perché anche la musica di quegli anni ha avuto un ruolo importantissimo nella formazione sua come persona, ma anche della comunità gay. Era musica gay, era musica nella quale ci si poteva riconoscere, e musica che ci rappresentava e ci rappresenta. Mi senti? Sì. Ecco. Volevo, al di là degli apprezzamenti che sono stati grandi e emozionanti, anche perché anche io sono di una generazione che ha visto intorno a sé morire molte di queste persone, e volevo chiedere se c'è qualche speranza che un film di questo genere possa circolare anche in Italia, prima di tutto, perché circolare liberamente nelle sale, cioè acquistato da qualcuno e distribuito, perché sarebbe molto importante che avesse una diffusione molto ampia, in quanto secondo me, al di là del fatto che parla dell'amore, però ritira fuori anche un problema che adesso è rimosso, perché adesso si pensa che essere sieropositivi non sia più un problema. Essere positivi, e essere positivi sembra che sia ormai una malattia che non si guarisce, ma che comunque, e quindi non interessa nemmeno a chi ha, quasi nemmeno a chi ha la malattia, per cui magari quella che era la consapevolezza degli anni scorsi si sta perdendo e adesso si ritorna a fare come se non ci fosse. Il problema è di quelli che non ce l'hanno, eventualmente se lo prendono, che sono affari loro, insomma. Quindi si rischia veramente di ritornare in un groviglio talmente forte che il problema non è che è debellato, comincia adesso, secondo me. I don't know if I understood everything. I think it was a couple of questions. First, about the release in Italy, I have no clue. I am quite happy that the film is released now in Germany, so we will see how this is going. Festivals like this might help. It's certainly not easy to release films with a subject like this. We are going into an area where people want to see like big American movies in cineplexes, so let's see how it goes. The second question about living with AIDS, being HIV positive, not being a problem, I don't agree. I think it is a problem, and sometimes nowadays I'm thinking I should have done a movie about how difficult it is to live with this disease, even in our societies. So I think that is something that I am trying to focus now my next years on fighting as well for the people who live with this disease in sometimes very, very hard circumstances, left alone, being weak, and not having the courage to tell it to their insurance, to their family, to their people at the work. So before people died of AIDS, now they still die, but they live very long. And we don't have the result of the effects of the therapies over the years. So all the people living with these therapies are like test persons. And I think they suffer a lot, and we will see that even this period that we are living now, we will speak about it in 10-15 years. Dunque, per quanto riguarda la tua prima domanda sulla distribuzione in Italia, non ne ha la più pallida idea. Molto contento che adesso il film esca nelle sale in Germania, vediamo come va. Poi deve esserci una richiesta e forse anche i festival, le associazioni, gli spettatori possono avere un ruolo nell'esercitare una qualche pressione. Per quanto riguarda il discorso su
la condizione di sieropositività dice che è una condizione molto difficile, che semplicemente non se ne parla, cioè queste persone non si vedono, vivono spesso nella paura di raccontare la propria sieropositività, di renderla nota ai medici, alle assicurazioni, alle famiglie, agli amici. Sono persone che spesso vivono in solitudine, deboli, come ci diceva anche prima l'assessore, insomma c'è fortemente bisogno poi anche di strutture di sostegno e di accoglienza, ma gli esempi sono pochissimi, ed è questo probabilmente il progetto sul quale lavorerà prossimamente, crede sia anche il progetto che terrà banco nei prossimi 10-15 anni. No, volevo anche aggiungermi ai complimenti perché veramente l'ho trovato splendido questo film. Al di là della tematica di cui si è già credo parlato abbastanza, però una mia curiosità un pochino più tecnica, proprio relativa al lavoro cinematografico. Ho trovato gli attori meravigliosi, quindi non so dove sono stati trovati, perché ovviamente per noi sono sconosciuti, o almeno per me, la maggior parte sono tutti giovani, dico. E poi un'altra cosa, la musica è bellissima, se si trova da qualche parte la colonna sonora, e il pezzo finale suonato dal ragazzo in Marocco con la chitarra, che pezzo è? Che qualcosa, insomma. Grazie. Okay, so if I remember the three questions, casting was a very long journey. Very strangely, I had a very quick way of casting of this film because I was trying to cast human beings. Sometimes when I met with an actor and I felt like this is a good person, I said like, you have the part. I was lucky to meet famous people like Stephen Fry, who came on board because of the script. Udo Kier, which is a good friend of mine, and we had this mixture of Luxembourg, German, UK, really this mixture of cast. The guy at the end of the film is a young French singer who released an album in Italy, I think. His name is Nico. He had a very famous song in Italy, can't remember what it is, I will find it. And no, it's not released on CD, but you can find them on, it's very famous songs. So the only group which is quite unknown is this band that is playing on stage, which was supposed to be Frankie Goes to Hollywood, for some people who might still remember the 80s. And then I met them and they looked all like me, and even older and fatter, so despite problems of rights at a certain moment, I was happy to have this new band with, I hope this responds a little bit to your question. Dunque, per quanto riguarda il casting è stato lungo, ma diciamo, la scelta poi è stata rapida, perché comunque il suo criterio di scegliere persone che gli piacciono, quindi una volta che le ha trovate si cominciava rapidamente. Poi gli è piaciuta anche questa idea di mischiare attori famosi, Stephen Fry, Udo Kier, che è un suo caro amico, che hanno letto lo script e hanno accettato subito. Per quanto riguarda la colonna sonora, no, non c'è nessun CD, ma più o meno si trova quasi tutto. Il ragazzo alla fine è un cantante francese, si chiama Nico, lui ricorda che ha avuto anche un discreto successo con una canzone in Italia della quale non ricorda il titolo. Dimmi perché? Dimmi perché? Dimmi perché? Domani tutti su YouTube. Per quanto riguarda invece le canzoni sono tutte abbastanza famose, l'unico gruppo non famoso è quello che fa la performance dal vivo al concerto. Inizialmente aveva pensato a Frankie Goes to Hollywood, li ha incontrati e a parte averli trovati invecchiati e ingrassati hanno fatto delle questioni su il cachet, e quindi ha preferito rivolgersi a una banda di giovani sconosciuti ma bravi. Grazie di nuovo, Jean-Claude Schlim.